Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio recensire un set che, lo ammetto, mi ha davvero incuriosito. Voglio farvi prima una piccola premessa: non ho mai adorato in particolar modo questa tipologia di set, ma questa volta ne sono rimasto davvero affascinato. Prima di svelarvi di cosa sto parlando, vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati e di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Bene, tutti pronti? Reggetevi alla poltrona, mettete gli elmetti di protezione e partiamo subito. Oggi voglio presentarvi il nuovissimo set Lego Technic 42131, il Bulldozer Cut di 11T. Un set 18+, rilasciato il 1° ottobre al prezzo di 449,99 € e composto da ben 3854 pezzi. Ormai avete capito che adoro questi set, diciamo così, di caratura, e questo di caratura ne ha tanta, ve lo posso assicurare. Pensate solo che il peso della confezione è di circa 5 kg, il che ci fa capire la maestosità dello stesso. La parte frontale della confezione, in stile classico 18+, ci mostra il set mettendo in risalto tutta l'imponenza della lama livellatrice e, come tutti voi ben saprete, il tutto può essere controllato tramite l'apposita app Control Plus di Lego Technic. Nel retro della confezione invece vediamo l'immagine dello stesso da dietro, in una posizione leggermente angolare, proprio per dare quella sensazione di grandiosità caratteristica di 11T. Più una serie di immagini con il modello alle prese con le sue funzioni, un'interessante foto di confronto tra la versione Lego e quella reale, veramente stupenda, nonché le misure del set, che sono 26 cm di altezza, 57 cm di lunghezza e 37 cm di larghezza. L'immagine evidenzia anche alcuni punti del modello con l'icona di uno smartphone, questo per indicare che quelle sezioni saranno gestite direttamente tramite app. Nella confezione possiamo trovare 28 buste numerate, dalla 1 alla 8, più ulteriori 5 buste con gli elementi powered up, 2 libretti di istruzioni e un foglio di adesivi. Entriamo meglio nel dettaglio dei libretti di istruzioni, che, come ho già detto, sono 2, per un totale, pensate un po', di 818 pagine. Davvero impressionante. Alle prime pagine alcune foto di confronto tra il modello reale e quello da costruire, più altre immagini dedicate al processo di realizzazione del Master Design Lego Technic Marcus Kosman, le quali ci fanno dedurre che la realizzazione e l'assemblaggio delle varie parti del nostro bulldozer siano esattamente o quantomeno simili a quelle reali. Prima di passare alla fase di costruzione, diamo un piccolo sguardo alle nuove parti stampate. Per questo immenso set è stato introdotto questo nuovo Link Trade Wide in giallo con un piccolo tacchetto sporgente, che, a differenza della versione precedente, è più grande di 2 stud, quindi 7 anziché classico A5. E pensate che il set ne utilizza ben 116 pezzi. Ah, quasi dimenticavo, c'è un'altra differenza tra i due tipi di link. Oltre alla larghezza e al tacchetto, il materiale. Infatti, mentre la versione precedente è realizzata con la dura plastica Lego Standard, la nuova versione sembra essere realizzata con un composto leggermente più morbido. Ciò dovrebbe consentire più aderenza e meno rumore su superfici lisce, a discapito però di una maggiore usura, specialmente concentrata su quella tacchetta sporgente. Perfetto, passiamo ora ai dettagli della costruzione. Seguitemi bene perché sicuramente ne vedremo delle belle. Come già accennato all'inizio, il processo di costruzione è diviso in 8 sezioni numerate, che corrispondono approssimativamente all'assemblaggio del vero di 11T, che è così grande che deve essere trasportato in moduli separati. Il tutto inizia con la costruzione del telaio, dove verrà innestato il nostro hub di controllo,
i due motori angolari che guideranno direttamente i cingoli ed il mozzo. Il tutto andrà a creare la trasmissione del nostro bulldozer. E già da qui notiamo subito che il telaio ci dà la sensazione di essere molto robusto. Nella fase successiva costruiremo la parte superiore del telaio. Vediamo utilizzare subito i due motori più piccoli che sono collegati ad un cambio abbastanza complesso. Uno di questi alimenta il cambio, mentre l'altro fornisce alimentazione ad una delle altre funzioni. Il tutto verrà poi fissato direttamente al telaio in una posizione abbastanza profonda e qui si comincia già a percepire anche la pesantezza della build. A questo punto viene richiesto di effettuare qualche piccolo test di controllo per confermare il perfetto funzionamento dei nostri collegamenti prima di continuare la build utilizzando l'app Powered Up. Successivamente si passa poi alla terza fase. Naturalmente non dimenticatevi di munirvi di almeno 6 batterie AA, per intenderci le classiche stilo, prima di cominciare a costruire il tutto, in quanto nella confezione non sono incluse. Dicevamo, fase 3. Questa si concentra tutta sulla parte anteriore del nostro veicolo, quindi sulla costruzione del nostro enorme motore V12 e della griglia anteriore. Mentre i gruppi guida dei cingoli e tutto quello che concerne il loro rivestimento lo vedremo con la fase 4. Durante il quinto ed il sesto passaggio inizieremo con la parte superiore posteriore del telaio, quindi l'assemblaggio della cabina, compreso il meccanismo che permette di alzare ed abbassare la scaletta laterale. Vediamo che il tutto risulta veramente enorme e dettagliato. Arrivati ormai al settimo passaggio, comincia veramente a prendere forma il nostro bulldozer con la costruzione dei nostri nuovi cingoli, il ripper posteriore e quelli che sono gli attuatori lineari che consentono la regolazione dell'angolo della grande lama livellatrice. Come ben immaginiamo, la costruzione della grande lama termina quella che è l'ottava fase della nostra build. Bene ragazzi, sono stato abbastanza veloce questa volta proprio perché volevo rendervi meglio partecipi di quelle che sono state le mie impressioni per questo set. Iniziamo dicendo che non è una sorpresa che abbiamo a che fare con un set semplicemente enorme. Con i suoi 38 cm di larghezza, la grandissima lama della macchina riflette perfettamente questo progetto titanico. Anche il livello di finitura della lama è impeccabile. Gli angoli sono ben regolati, tutto è lineare senza il minimo foro e la griglia protettiva sul bordo superiore aggiunge ulteriore dettaglio. I bracci laterali risultano abbastanza corretti, invece le trasmissioni molto visibili dei cilindri laterali non sono il massimo dell'effetto. Nella parte superiore ci sono piccole piattaforme con barriere come sul Vero D11. Devo dire che questa volta Lego ha riprodotto molto bene tutte le forme senza rinunciare a nessun dettaglio. Ci sono anche diversi parapetti, maniglie e una griglia di ventilazione sul tetto e persino il motore è impreziosito da alcuni dettagli meccanici. Posteriormente abbiamo due dispositivi antincendio e l'interno dell'abitacolo ha perfino un sedile e diverse dotazioni di guida. La parte posteriore del bulldozer offre meno particolarità rispetto a ciò che abbiamo visto finora. Il blocco ripper è piuttosto ben fatto, però vi dico la verità, manca di quella sensazione di massiccio, cosa comunque essenziale su un bulldozer che deve ispirare una sensazione di potenza. Il telaio del nostro 42-131 è piuttosto in sintonia con quanto si può osservare sul Vero D11, anche se ci sono 6 rulli per lato contro gli 8 del veicolo reale, mentre invece i dettagli dei cingoli sono veramente impressionanti. Come già detto all'inizio, l'hub è sepolto nel telaio, quindi per accenderlo è necessario premere una leva rossa nel vano motore che preme un perno sull'interruttore del mozzo. Una volta messo il tutto in funzione, possiamo dire che la nostra macchina si muove ad una velocità abbastanza decente e funziona bene sia su superfici morbide che dure. Insomma ragazzi, non vedo l'ora di averlo sul mio scaffale. Perfetto ragazzi, anche per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate
di questo set e se lo acquisterete anche voi. Io vi ringrazio come sempre, vi saluto, un bacione a tutti e vi ricordo, solo il meglio è abbastanza. Ciao!